Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda o organizzazione nel fare decisioni statisticamente più rigorose. Oggi mi voglio occupare di un tema che fino ad oggi ho etichettato condivisibilmente come noioso, ma che non ti ho mai mostrato come un dietro le quinte. Mi riferisco al processo di ottenimento dei dati. In tanti altri contesti ti ho parlato che nella statistica l'80% del tempo lo si usa o butta nell'ottenere o comunque pulire i dati e l'altro 20% di solito lo si impiega nelle parti divertenti, cioè le analisi, i modelli e così via. Oggi ti mostro come in un determinato contesto l'ottenimento dei dati è molto lungo. Parliamo della vendita dei SUV per anno. Perché i SUV? Semplicemente ho letto qualcosa a riguardo di recente. A me personalmente come tipo di segmento auto non piace per niente, sia per motivi soggettivi sia per motivi oggettivi. Oggettivi come sicurezza stradale, efficienza energetica e quindi anche emissioni, dimensioni. Per spiegarti questi motivi oggettivi ti servirebbe vedere i video di Luca Mercalli oppure qualche canale di ingegneria della sicurezza oppure altri tipi di canali. Quindi non mi va di mettere così tanta canna al fuoco. Motivo soggettivo e puramente estetico. Sarà che io una ventina di anni fa, quando tornavo a casa dal parco, mi mettevo a giocare a Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 e ho anche provato Gran Turismo 2, quindi sono stato influenzato da certi canoni estetici. Di recente ho letto che praticamente il 50% delle vendite di auto, in termini di immatricolazioni, appartiene a questo segmento e questa cosa mi ha sconvolto. Supponi che vuoi, ad esempio, modellare le vendite per anno in funzione di alcune variabili. Come prima cosa ovviamente ti serve ottenere questi dati in formato tabellare delle vendite. Se io digito questo su Google, come primo risultato non mi dà quello che cerco, ma mi dà il numero di vendite per modello. Al che io potrei andare anche a torturarmi andando a vedere i dettagli, ma non è quello che cerco. A me serve anno e numero di vendite. Qui non posso farci nulla, e con nulla intendo dire che non ci posso fare delle lavorazioni. Se io avessi anche l'anno di uscita di queste auto, forse potrei farci qualcosa in più, ma non mi sembra il modo più efficiente di procedere. Il secondo collegamento invece ci dà una cosa che non mi interessa, cioè la quota di SUV venduto rispetto al totale, e qui si arriva al numero che ti ho anticipato prima, cioè che negli Stati Uniti il 50% appartiene a questo segmento. Fortunatamente direi che in Europa è inferiore, ma anche qui vedi che è in crescita. Tornando un attimo indietro, la domanda di ricerca diventa: cosa spiega questo aumento? Andiamo a vedere qualche altro link perché ti faccio capire che ancora non siamo arrivati a dei dati nel formato che posso utilizzare. Qui abbiamo quelli in operazione, non i venduti, e abbiamo 2 anni, quindi è inutile. Gli altri link si collegano essenzialmente al primo risultato e come vedi nella prima pagina di Google non siamo riusciti a trovare quello che ci interessa. Io posso aggiungergli qua data, ma essenzialmente non cambia nulla. Di utile per vie traverse ho trovato questo link che ci mostra il volume in milioni e anche lo share. Che problemi hanno questi dati? Innanzitutto che manca la tabella, quindi se io voglio estrarre i dati da questo grafico mi serve utilizzare un programma tipo questo che mi permette di estrarre appunto i dati da un grafico in maniera semi-automatica, oppure questo che ho fatto vedere anche nell'ambito dei dati immobiliari o anche questo, sempre mostrato nel contesto precedente. Ma questi tre servizi non è mica detto che possono estrarre i dati da un tipo di grafico costruito così. Se avesse solo questa linea non ci sarebbero problemi, ma qua abbiamo un istogramma
Quindi io non sono sicuro che quelle 3 soluzioni risolvono questo problema. Fino adesso il candidato migliore è questo, che viene da Wikipedia. Qui ci dice anche la fonte, quindi tanto meglio, ma il problema di questa fonte è che si ferma al 2012. Sembrava la più promettente, ma abbiamo questo limite. Al che cosa possiamo fare? Possiamo ad esempio andare su fonti di ricerca dicendogli ResearchGate, che di solito è il posto in cui si trovano i dati in maniera accessibile. Guardiamo ad esempio questo risultato, ha a che fare con tutt'altro. Questo ha 7 anni e non è sufficiente, parla dell'auto in generale, questo anche, questo sul settore di lusso, questo parla dell'Europa ma parla dei modelli. Come vedi si potrebbe andare avanti, ma aumenterebbero essenzialmente le delusioni. A questo punto bisogna un po' capire quello che si vuole fare da grandi in termini di compromessi. Da queste ricerche, con queste chiavi di ricerca, non abbiamo trovato i dati che ci interessano. Ci tocca fare una scelta, cioè non avere esattamente il dato che ci interessa, ma avere un qualcosa che traccia questo dato. Non è una novità, nel senso che questo concetto l'ho espresso in almeno altri 3 contenuti ad oggi. Uno strumento candidato per fare questo è Google Trend. Vado su Google Trend, digito Sports Utility Vehicle, argomento, attenzione, perché se avessi messo SUV sarebbe cambiato tutto. A questo punto io dico non Italia ma mondo, non selezionerò ultimo giorno ma 2004 presente. Nota che qui abbiamo una limitazione che ci fermiamo al 2004, su Wikipedia ci fermavamo nel 1990. Se ricordo bene i SUV li hanno inaugurati nel 1980, qua abbiamo 22 anni di dati contro 18 anni di dati. Quindi come vedi sembra vincere Wikipedia, ma non è finita qui perché potrei fare il paragone semplicemente con SUV, vediamo cosa succede. Essenzialmente conviene utilizzare l'altra chiave di ricerca. Considera che questo tipo di dato traccia la domanda, traccia. Qua dentro troviamo anche gli articoli che ad esempio parlano di tutti gli aspetti negativi di questo tipo di auto. Chiaramente, come ho detto, si tratta di un compromesso, avremo un dato più sporco, ma almeno abbiamo un dato. Torno un attimo sui dati di Wikipedia. Volendo queste due cose si possono integrare, ma integrare queste due cose serve informarsi sulla metodologia più opportuna. Perché ad esempio qui vedi che abbiamo una scala che va da 0 a infinito, diciamo, nel senso è il numero assoluto di vendite, quindi è un dominio molto diverso rispetto a questo, che è una scala che va da 0 a 100. Questa cosa si potrebbe normalizzare e vedremo che nel 2004 c'è un picco che grosso modo si vede anche qui, poi c'è una discesa e questa cosa si vede anche qui fino al 2012 più o meno. Si possono integrare, però appunto ripeto, allungherebbe di tanto il brodo. Altra opzione per i dati, andare su Google Ngram, che è una metodologia completamente diversa, nel senso che Google Trend lavora sullo storico delle ricerche su Google. Ngram lavora sullo storico della presenza della parola offline. L'offline in questo caso significa libri, ok? Nel caso della parola SUV abbiamo cose strane, cioè una presenza anche nel 1800, evidentemente questa parola all'epoca significava tutt'altro. Poi, per qualche motivo, nel 55 c'è un picco, ma come dicevo negli anni 80 effettivamente viene fuori questo segmento di mercato.
Poi abbiamo un altro picco verso il 2004, cosa che coincide con i dati su Wikipedia, poi però vediamo un declino, cosa che a livello di quote di mercato non si vede. Supponiamo però che il problema viene da questa chiave di ricerca, allora noi copiamo questo per avere più coerenza. Con questo abbiamo indubbiamente più coerenza e salta fuori che appunto già negli anni 70 se ne inizia a parlare, negli anni 80 ancora di più, e poi praticamente dopo l'85 la cosa impenna fino al 2000, non 2004, poi però scende e quindi non abbiamo coerenza rispetto ai dati visti sia su Google Trend che su Wikipedia. Parlo già da un quarto d'ora, vabbè che per te saranno meno perché avrò inserito dei tagli, ma ti ho dato già un'idea del come trovare solo i dati della variabile obiettivo ha richiesto un numero di minuti non indifferente. Precisazione, io su Google Trend questi dati li posso scaricare come CSV, poi c'è il problema noto da 10 anni che quando si seleziona un intervallo di tempo così lungo me li scarica per settimana anziché per giorno, mentre invece su Wikipedia lo abbiamo per anno. Mentre invece su Ngram ti faccio notare che non c'è un bottone scarica. Quindi bisogna usare ancora una volta uno strumento come questo, con tutti i limiti del caso, nel senso che ovviamente non verrà fuori una cosa precisissima, ma qui appunto l'obiettivo non è tanto la precisione, ma almeno ottenere dei dati su cui lavorare. Avere i dati a cadenza settimanale significa ulteriore lavoro in un secondo momento, perché, ti ripeto, l'obiettivo è capire cosa spiega questo andamento. Troveremo sicuramente variabili che non hanno una cadenza settimanale in termini di registrazione, ma benché vada mensile, benché vada. Verosimilmente troveremo dati a cadenza annuale. Ad esempio, possiamo vedere se il SUV e le station wagon hanno una correlazione negativa. Qui la risposta sembra assolutamente no, perché essenzialmente partiamo con 4 e arriviamo con 3, quindi è praticamente la stessa cosa. Ma adesso voglio spiegarti il perché ho inserito questa variabile. Le station wagon tracciano un fenomeno demografico che ha a che fare con la fertilità delle donne. Ovviamente più una famiglia si allarga, più la scelta del padre in termini di auto cambia. Io sono vissuto in un periodo che, nonostante aveva a che fare con il minimo storico in termini di tasso di fecondità totale per le donne in Italia, le station wagon erano molto più diffuse del SUV. In questo caso però una variabile che traccia il tasso di fertilità totale non serve, perché tanto comunque questo indicatore demografico si trova facilmente, anzi immediatamente direi. Quindi questa già è una variabile da escludere. Quindi come primo candidato per spiegare questo fenomeno io inserirei il tasso di fecondità totale e ovviamente la relazione sarà di tipo negativo. Al crescere dei SUV io mi aspetto che il tasso di fecondità totale scende a livello globale. Questo però è un problema, perché il problema è che i SUV, come ho fatto vedere in un grafico prima, il grosso della domanda ce l'hanno negli Stati Uniti, quindi avrebbe più senso prendere solo il tasso di fecondità totale degli Stati Uniti. Ma questa è un'ulteriore considerazione che si può fare in un secondo momento. Seconda ipotesi di dato, che ha sempre a che fare con la fertilità, è il tasso di natalità. Il tasso di natalità e tasso di fecondità totale hanno nomi diversi, quindi significano due cose diverse. Bisogna vedere quale di queste due variabili ha più capacità predittiva per quanto riguarda questo indicatore che traccia le vendite dei SUV. Altra idea ha a che fare con un fenomeno psicologico che Greta Thunberg ha menzionato di recente. Ovviamente la cosa mi sembra che è supportata anche dalla letteratura. In genere gli uomini che hanno meno successo in ambito sessuale tendono a comprare auto con più grossa cilindrata, con più cavalli. Come si fa a tradurre questa ipotesi in un dato? Innanzitutto bisogna appunto trovare il dato collegato a questo fenomeno collegato agli uomini. Un'idea è number of sexless men since
Ovviamente io non mi aspetto che ci sarà una corrispondenza a livello di data, ma vediamo se qui c'è qualche grafico. Qua già no, qua sì. Qui però non abbiamo i dati, ma solo il grafico, quindi ci servirebbe fare un'estrazione. Però vediamo se io dico data cosa cambia. Vada bene che la maggior parte dei risultati si riferiscono al contesto americano, quindi qui torniamo a un problema di prima. Se abbiamo troppe colonne che si riferiscono al contesto americano, evidentemente per quanto riguarda il tasso di fecondità totale, converrà utilizzare anche lì un indicatore americano. Comunque andiamo a vedere questo, anche qui niente grafici, andiamo su figures, anche qui niente grafici, però se io clicco qui, vediamo cosa succede. Anzi, andiamo direttamente su immagini, così magari facciamo prima. Questo è un altro indicatore, che è una cosa un po' diversa, cioè sia non sposati che non hanno avuto sesso nell'ultimo anno. Abbiamo varie metodologie, questa cosa mi piace da impazzire, perché appunto abbiamo più dati. Tra l'altro questa cosa viene da una pagina con una connotazione molto negativa. Apriamo per bene questa immagine e guardate, è vero che ci fermiamo al 2015, ma a me la correlazione sembra abbastanza evidente. Non sarà dell'80%, sarà qualcosa di meno, sopra il 20% mi verrebbe da dire, ma è vero che qui partiamo prima, ma finiamo prima, ma indubbiamente nel 2010 abbiamo un incremento, qua abbiamo proprio un'impennata. Magari non sarà una correlazione di ordine zero, cioè anno per anno, ma sarà ritardata. Questo sicuramente è una cosa interessante. Ma, come vedi, dopo aver parlato per circa 20 minuti all'ordo dei tagli, abbiamo idea di 4 variabili di cui una esplicativa. Capisci che costruire un modello basato su 3 variabili esplicative non lo consiglierei, perché, come ho detto anche in altri casi, con 3 variabili esplicative, indipendentemente da quante righe abbiamo, in questo caso, abbiamo un dataset giocattolo. Non ci possiamo fare granché, ad esempio, di correlazioni parziali. Magari c'è una quarta variabile che spiega di più di tutte le altre, però io dico che questo fenomeno in realtà è quello che spiega di tutti perché è l'unico significativo. Qua magari dietro questa cosa c'è un'altra cosa che spiega di più, che è puramente di carattere economico. Quindi, tutto ciò per dire cosa? Che nonostante tu magari impieghi ore e ore per ricercare dati sia sulla variabile obiettivo che sulla variabile esplicativa, poi magari in sede di analisi, nel peggiore dei casi non ti viene fuori nulla di significativo, e di questo ho tanta esperienza a causa della mia tesi, oppure ti viene fuori un modello fin troppo performante che però non ha una correlazione parziale il più pulita possibile, perché magari ha un effetto mediazione con una variabile che non ti è venuto in mente di raccogliere per una serie di motivi, sia perché magari è veramente difficile recuperarla o perché è, diciamo, per ignoranza in buona fede. Concludendo, ti ho fatto vedere una parte del processo di ottenimento dati. È ovvio che in questo caso bisognerà procedere anche ad una estrazione di dati da questo grafico, cosa che in genere richiede non meno di un quarto d'ora. Qui ci va di lusso perché abbiamo 25 punti, poi bisognerà fare varie pulizie perché magari, cioè, io qua non riesco a beccare il 1991, mi beccherà il 1990, qualcosa, quindi lì bisognerà fare un po' di lavori noiosi ulteriori. Io direi che rimane ancora aperto la questione sul se utilizzare questi tipi di dati settimanali che poi andranno aggregati oppure questi che sono già pronti. Ovviamente guardando questo vincolo che abbiamo converrebbe utilizzare i dati di Wikipedia. Per concludere ti faccio vedere cosa succede se io utilizzo derivati di GPT per fare questo tipo di ricerca. Diciamo, can you give me the sales by year data organized in columns and rows? Beh, sinceramente non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, ma facciamo finta che
fatto una richiesta fin troppo strana. Creami una tabella con i dati delle vendite degli sportivi che veicoli per anno degli anni che hai a disposizione. Vediamo così cosa viene fuori. E questa cosa me l'aspettavo. Tra l'altro è molto simpatico vedere cosa prende come fonte, ma tutto sommato è andata anche bene, perché proviamo a fargli questa richiesta, perché adesso magari viene fuori la situazione che penso io. Qui abbiamo qualcosa di strutturato ma di inutile essenzialmente. Ma qui va già bene, perché magari ti inventa dei numeri che non c'entrano assolutamente nulla. Proviamo a vedere cosa cambia se io uso ChatGPT per questo tipo di richiesta. Ok, qui abbiamo dei dati, ma bisognerebbe capire da dove li ha presi. Ti ricordo che ChatGPT rispetto a Perplexity tende di più ad allucinare, cioè a inventarsi le cose. Eppure se io vado su questa fonte, vedo che nel 2015 abbiamo 10 milioni, qui ne abbiamo 5, riferito solo agli Stati Uniti, non è particolarmente distante. Se noi andiamo a utilizzare la fonte utilizzata qualche minuto fa, troviamo che a livello globale nel 2015 abbiamo 4,7 milioni di unità vendute per gli Stati Uniti, mentre invece su ChatGPT ne abbiamo 5,9. Quindi io direi che qua è un caso di allucinazione. Concludendo, ad oggi non conviene affatto utilizzare questi tipi di strumenti per ricercare dati. Si rischia veramente di fare danni. In questo video io ti ho fatto vedere alcune delle difficoltà del caso quando si cercano dei dati, così anche che puoi capire alcuni tempi, chiamiamoli tecnici, di lavoro di uno statistico. In un successivo video vedrai come utilizzerò i dati citati per creare un modello che prevede le vendite per quanto riguarda gli Stati Uniti.